saluto da Heavy Metal Heaven. Quest'oggi ci occupiamo di una nostra vecchia conoscenza, che però stavolta non brilla quanto in passato, col suo death black metal melodico. Per noi di Heavy Metal Heaven, i Gefferbrand non sono un nome nuovo. Ne seguiamo le mosse sin dal 2017, quando ci siamo occupati di Weltenbrand, secondo album uscito alla fine dell'anno precedente, che all'epoca ci aveva fatto una buona impressione. Ancor meglio avevamo accolto il successivo Es war einmal, uscito nel 2020. Avevamo trovato la band tedesca cresciuta e migliorata in un lavoro non perfetto ma fascinoso. Per questo, per noi è stato naturale accettare For Langer Zeit. Quarto album dei Gefferbrand, uscito lo scorso 23 febbraio, si pone come seconda parte del precedente. Succede già nel nome. Mentre Es war einmal significa c'era una volta, il titolo di questo vuol dire tanto tempo fa. Anche le atmosfere sono rimaste in buona parte le stesse del precedente, sognanti e fantasy. A livello stilistico però il nuovo disco si distacca un po' dal passato. Il gruppo ha perso gran parte delle sue influenze thrash e anche una porzione di quelle black, seppure queste ultime siano ancora presenti. La base è però senza dubbio il death metal, melodico ma non troppo. Niente ritornelli moderni in pulito, né troppe tastiere. For Langer Zeit punta più su un macinare ritmico e riff aggressivi. In aggiunta sono presenti un'ottima registrazione, pulita e professionale, e il cantato tutto in tedesco di Tom Seifert. Arricchiscono un genere che però rispetto al passato si è un po' impoverito, soprattutto dal punto di vista della personalità, sia di suo sia per quanto riguarda i singoli brani. Sul primo versante, Es war einmal e in parte anche il suo predecessore erano più originali. Non che For Langer Zeit sia banale, ma di certo si rivela più tipico. Tuttavia il difetto peggiore dei Gefferbrand è il secondo. Come in Weltenbrand, qui l'ensemble tende a ripetersi, specie in fatto di ritmi e di impostazioni melodiche. Ciò succede in particolare col proseguire del disco. L'inizio invece è molto buono, con la title track che rievoca bene la malinconia del miglior death melodico, incisiva grazie a una struttura semplice e a melodie riuscite, specie nei ritornelli. Fanno però ancora meglio Totenmöppel, che nonostante la frenesia e la rabbia di certi passaggi sfiora il power a livello melodico, e poi Wachheimberge, che invece si colloca tra melodeath, black e addirittura echi folk nelle armonie. Dopodiché, For Langer Zeit smarrisce la via. Se prese singolarmente tutte le canzoni sono discrete o più spesso anche meglio, nel mucchio perdono d'efficacia, a causa della citata ripetitività dei Gefferbrand. A distinguersi a questo punto sono solo Via Wilde Jagd, di media più lenta, pur non mancando scatti di chiaro influsso black, e poi Weiss, Via Schnee. È davvero interessante e malinconica col suo alternare momenti che ricordano i vecchi In Flames e altri con la chitarra pulita ad accompagnare lo scream del Seifert. Al massimo si può citare qualche passaggio da Modern House e da Rebeltham. Per il resto però la scaletta scorre lasciandosi una traccia quasi nulla di sé alle spalle. Non che For Langer Zeit sia un brutto album. Ad analizzarlo con attenzione si scopre tutta la sua sostanza, che non è poca né da buttare. Nel complesso però è meno valido e personale rispetto ai due predecessori. Chi si occupa del gruppo da tanti anni non sa indicare cosa non abbia funzionato stavolta per i Gefferbrand. Sta di fatto che stavolta i tedeschi non brillano come erano riusciti a fare in passato. Per fortuna, seppur offuscata, la loro scintilla è ancora là. Per questo, se ti piacciono death e black metal melodico, ti li consigliamo lo stesso. In attesa però di risentirli, con la speranza che la prossima volta tornino a splendere di più. Voto di Heavy Metal Heaven 76 su 100. Per oggi terminiamo qui. Se questo video ti è piaciuto puoi mettere like, condividerlo e commentarlo. Ti invitiamo inoltre a iscriverti al nostro canale e a cliccare sulla campanella per rimanere sempre al passo sui nuovi contenuti pubblicati ogni settimana. Infine ci puoi seguire anche su Facebook, Instagram e Pinterest. Trovi il link qui sotto in descrizione. Ci vediamo la prossima volta!